questa nuova guida. Oggi vediamo insieme quali sono i fondamentali per strutturare e imparare a realizzare un maglioncino con la tecnica T. Spero che al termine di questa guida tutte voi possiate, applicando i vostri punti e le vostre misure, con le mie accortezze, realizzare tutti i maglioncini con la tecnica T che vi pare. Ma prima iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Quali sono i fondamentali per la tecnica T? Intanto, come vedete, abbiamo qua uno splendido disegno di un pannello. La tecnica T, infatti, consiste nel realizzare due pannelli identici a forma di T, che poi verranno cuciti lungo le spalle, il sottomanica naturalmente e i laterali, in questo modo, così da creare un vero e proprio maglioncino. Possiamo naturalmente realizzarcelo come desideriamo, volendo una taglia più over allargheremo la parte inferiore e lo stesso vale per le maniche, potremo accorciare, allungare, diminuire, aumentare a seconda appunto dell'indosso che noi vogliamo. Ma oggi andremo a vedere di base come dobbiamo prenderci le misure e come possiamo strutturare in base ai punti che scegliamo la nostra maglia. Dunque, la prima cosa da fare sarà prendere la nostra circonferenza più ampia e dividerla per due. Nel mio caso la mia circonferenza più ampia tra seno e vita è 80, quindi io vado a dimezzare questa cifra ottenendo 40. In questo modo io ho una lunghezza di pannello che è di 40 cm. Stabilito il punto di lavorazione e il suo multiplo, io dovrò andare a realizzare una catenella iniziale che sia lunga quanto la mia misura stabilita, ma che rispetti anche il multiplo di lavorazione. Una volta fatto questo, inizio a realizzare righe di andata e di ritorno col motivo o col punto che comunque ho stabilito, fino ad arrivare al sottomanica. Quindi la prima parte che realizzeremo sarà la parte del tronco. Come stabiliamo però l'altezza del nostro lavoro? Possiamo fare in due modi: o prendiamo una maglia che già possediamo e misuriamo semplicemente distesa sul piano la distanza tra il sottomanica e la fine della nostra maglia, oppure possiamo appoggiare su di noi il pannello che abbiamo eseguito per darci un'idea di dove poi, appoggiandolo appunto nel sottomanica, andrà a finire nella parte inferiore. In base a questo poi possiamo allungare o accorciare la lavorazione. Una volta realizzata la parte inferiore della misura che desideriamo, dobbiamo iniziare a strutturare il nostro pannello lungo, incorporandolo direttamente alla lavorazione. Come possiamo stabilire questa misura? Intanto stabiliamo la lunghezza complessiva della manica che noi vogliamo ottenere. Vogliamo una manica lunga, la vogliamo mezza manica, tre quarti, manica corta? In base quindi al nostro progetto andremo a prenderci delle misure. Semplicemente con il metro allarghiamo le braccia e prendiamo la misura dai punti in cui vogliamo che termini la nostra manica, ad esempio dai polsi, dai gomiti, dagli avambracci e così via. Stabilita questa misura, che io ipotizzo possa essere 110, vado a sottrarre questa misura a questa e quindi 110 meno 40 fa 70. Questi 70 cm dovranno essere distribuiti equamente tra le due maniche e per farlo divido i 70 in due, 35 cm quindi a manica. Ricapitolando, 110 meno 40, 70 diviso 2. In questo modo io ottengo la misura delle mie due maniche. Con il filo ancora collegato all'uncinetto inizio una catenella che sia lunga
35 centimetri in questo caso e che rispetti il multiplo, perché io da questo momento in poi devo lavorare su questa linea e quindi ricreare una sorta di catenella iniziale da un lato e dall'altro del mio pannello che rispetti comunque il multiplo di lavorazione. Supponiamo di avere un multiplo di 3 più 2, ragionando su una catenella unica iniziale io dovrò avere un multiplo di 3 più 2 diviso in due parti, quindi dal primo lato col filo ancora agganciato inizio la catenella volante lunga tanto quanto la misura ottenuta, quindi nel mio caso 35 centimetri, rispettando un multiplo di 3 e basta. Taglio il filo, lo aggancio dal lato opposto, parto con una seconda catenella che questa volta mi rispetta il multiplo originario 3 più 2, perché le due catenelle in più mi serviranno per alzarmi e iniziare la mia riga vera e propria di lavorazione. Fatto questo, proseguiremo con le nostre righe di andata e di ritorno, questa volta appunto molto più lunghe perché andremo a realizzare la parte superiore e le maniche fino ad altezza desiderata. E come la calcolo io questa altezza? La calcolo con lo sprone. Quindi vado a stabilire un'altezza che sia pari o inferiore o superiore a seconda dell'indosso che noi vogliamo del mio sprone. Nel mio caso il mio sprone è 17 centimetri e quindi mi alzo per 17 centimetri. Volendo un indosso più aderente scenderò di 1 centimetro e viceversa, volendolo un po' più abbondante, andrò ad alzare il lavoro. In questo modo noi otterremo metà della nostra maglia. Ottenuti due pannelli identici, facciamo baciare i dritti, quindi abbiamo verso di noi il rovescio e iniziamo una cucitura a maglia bassissima che vada ad incorporare i due pannelli uno all'altro. In questo modo procediamo nella parte superiore e qui dobbiamo ricavarci lo scollo. Come facciamo a ricavarci lo scollo? Semplicemente prendendo un paio di misure. Anche qui possiamo utilizzare una maglia che già abbiamo con uno scollo che ci piace e quindi misurando l'ampiezza di questo scollo andremo a mettere dei marcapunti. Oppure, misurandoci semplicemente la circonferenza della testa, andremo a riportare la stessa misura diviso 2, perché naturalmente stiamo ragionando in piano, diviso 2, mettendo i marcapunti. Ipotizziamo la mia testa misura 50 centimetri, 50 di circonferenza, diviso 2 fa 25 ed ecco che trovo la mia misura per lo scollo. Le cuciture quindi andranno a terminare qua e qua. Indossiamo in questo momento la nostra maglia e stabiliamo se ci sono delle modifiche che possiamo apportare qualora dovesse essere magari leggermente più corta la manica o la parte inferiore. In questo caso andremo semplicemente a realizzare qualche giro di maglia alta o di maglia bassa, creiamo una sorta di bordatura per raggiungere la lunghezza che desideriamo, per fare in modo che cada in maniera migliore rispetto a magari quello che abbiamo ottenuto. Per il discorso delle maniche potremo andare a restringerle con qualche diminuzione per creare un polsino, oppure semplicemente andare a bordarle lasciandole un pochino morbide. Io spero di aver fatto cosa gradita e di avervi reso un po' più semplice la comprensione di questo taglio. Mi scuso per i miei disegni terrificanti, ma davvero spero di essere stata utile. Spero di aver raggiunto l'obiettivo, ovvero di avervi spiegato come potete adattare qualsiasi punto alla lavorazione della maglia tecnica T. Fatemelo sapere nei commenti. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video.